Benvenuti o bentrovati sulle orme degli animali. Può capitare che si faccia un po' di confusione tra anatre, oche o papere, ma dopo aver visto questo video avremo di certo imparato a distinguerle. Inoltre ne sapremo di più sul loro conto e alla fine conosceremo pure le cosiddette volpoche. Partiamo dalla papera, il cui nome nasce come onomatopea, ossia una parola che mima un suono, o come in questo caso un verso. Ebbene, in alcune regioni d'Italia con questo termine si indicano i giovani d'oca, sia maschi che femmine, non ancora in fase riproduttiva. Mentre in altri casi, con il termine papero o papera, oltre ad essi ci si riferisce anche ai giovani delle anatre. Inoltre, nella lingua italiana, questo termine viene spesso utilizzato per indicare un errore che sfocia nel comico, probabilmente per via della goffaggine che questi uccelli alle volte sembrano mostrare. Detto ciò, non ci resta che imparare a distinguere proprio le oche dalle anatre. Entrambe fanno parte della stessa famiglia, ovvero quella degli anatidi, ma appartengono a sottofamiglie diverse e anche se apparentemente si somigliano molto, hanno delle caratteristiche che ci permettono di distinguerle. Tra le prime e più evidenti c'è la lunghezza del collo, infatti esso è più lungo e slanciato nelle oche. Però c'è il caso dell'anatra corritrice indiana, che da questo aspetto somiglia molto alle oche. E allora possiamo notare anche la differente forma del loro becco. Quello delle anatre è piatto e largo, e il che gli è utile per setacciare i fondali di laghi e fiumi quando sono alla ricerca di piccoli animaletti, come lumache e piccoli pesci. Mentre quello delle oche non è piatto, ma è particolarmente tozzo e si rende più utile per strappare le erbe e le piante acquatiche di cui si nutrono in prevalenza. Nelle oche non è possibile distinguere i maschi dalle femmine, poiché si presentano uguali nell'aspetto, mentre le anatre hanno un marcato dimorfismo sessuale, soprattutto i maschi hanno colorazioni molto variopinte. Dalle membrane che si estendono fra le tre dita capiamo che sia le oche che le anatre sono delle ottime nuotatrici e anche se sono nate delle popolazioni stanziali sono degli uccelli migratori. Quando volano coprono lunghe distanze tenendo il collo e la testa tesi in avanti, mentre le zampe le ritraggono sotto la coda. Quando invece camminano a terra dondolano un po' e a volte si mettono a correre. Il nido lo fanno in aree vicino all'acqua, nascoste tra i canneti, e il materiale lo racimolano sul posto. Quindi inizialmente è un po' umido, ma dopo averlo imbottito di piume diventa caldo e morbido come una coperta. Le oche, rispetto alle anatre, depongono un numero di uova più basso, ma in compenso sono entrambi i genitori a proteggere il nido, e questo è un fattore determinante per la sopravvivenza dei piccoli. I maschi di anatra invece non covano le uova e spesso lasciano il nido appena la covata è al completo, radunandosi insieme agli altri maschi in piccoli branchi. I piccoli hanno bisogno soltanto d'essere guidati e addestrati, infatti nuotano già dal primo giorno e subito si mettono a cercare il cibo. Prestissimo imparano anche a tuffarsi, mentre un po' più di tempo gli occorre per imparare a volare. Ci sono poi degli uccelli che vengono chiamati volpoche. Essi fanno parte della stessa sottofamiglia delle oche, ma sono inseriti nella tribù dei tadornini e sono a metà strada tra le anatre e le oche. Come le prime hanno colori brillanti e abitudini strettamente acquatiche, invece come le oche hanno grandi dimensioni e dimorfismo sessuale ridotto. Oppure, appartenente a tutt'altra famiglia, c'è un'altra omonima, che è l'oca gazza, il cui nome, tradotto dal latino, significa oca anatra, ma in realtà non è né un'oca né un'anatra e abita solamente in Nuova Guinea, Australia e Tasmania. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vogliate farmi compagnia anche nel prossimo che uscirà presto. Nel frattempo vi mando un saluto e vi ringrazio per la visione.